2.724.900 km², e questa è la dimensione del Kazakistan, il nono paese più grande del mondo. Ha una superficie che è 9 volte quella dell'Italia, ma ha soltanto 20,5 milioni di abitanti che vivono principalmente in 3 città: Almaty, Astana e Shymkent. Ultimo numero, poi arrivo al sodo: la densità media è di 7-8 abitanti per chilometro quadrato. Viaggiare in un paese così grande e desolato è una sfida completamente nuova per noi. Dovremo attrezzarci in modo diverso e non sarà per niente semplice. Oggi quindi fuggiamo dal caldo di Almaty e ci rifugiamo tra i monti, e poi facciamo acquisti decisivi per la prossima fase del viaggio. Prima di iniziare però, noi siamo Angelo e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi dal Kazakistan e dalla città di Almaty. Oggi noi in realtà stiamo andando verso le montagne, anche perché una delle caratteristiche principali di Almaty è proprio che è ai piedi delle montagne. Montagne altissime, sempre piene di neve, anche in pieno agosto. Quindi andiamo a vedere che cosa c'è proprio qua sopra, qua dietro. Prendiamo addirittura un autobus cittadino, cioè il numero 12, e arriveremo già belli in alto. Sarà sempre un casino salire sull'autobus, nel senso non salire ma pagare il biglietto, esatto. Perché è stato un casino sia nella capitale e probabilmente anche qua. Noi abbiamo in realtà l'applicazione che abbiamo scaricato nella capitale, sì. Speriamo che funzioni anche qua. Dovrebbe funzionare, però chissà, abbiamo anche dei contanti in un casa. viagino! È passato un viagino. Ce ne sono vari che girano qui. Comunque oggi ragazzi il cielo è nuvoloso, purtroppo ci sono un po' di nuvole, si sta aprendo qua e là. Noi nel dubbio ci siamo portati anche le giacchettine, le giacchette della pioggia, perché non si sa mai, danno pioggia nel pomeriggio. Là in fondo, proprio in fondo a questa strada, già si vedono le montagne, speriamo di vederle anche dopo. Eccolo qua il 12. Ok, sediamo. Autobus, eccolo là. Quindi possiamo pagare col QR. Vediamo se funziona. Ok. Una funziona. Adesso proviamo il secondo. Non me lo fa fare. Solo uno. Perché dice che l'abbiamo già pagato. Riproviamo. No. Niente. Vediamo. L'autobus ci ha scaricato proprio qui a Medeu, che è questa cittadina che si trova a 1700 metri sul livello del mare. Ci abbiamo messo una mezz'oretta circa dal centro di Almaty ad arrivare fino qui sopra, e qua siamo proprio circondati dalle montagne da tutti i lati. Si inizia qua a entrare in quello che è il parco nazionale che si trova proprio sopra la città. Uno dei motivi per cui Medeu è diventata famosa è proprio quello che c'è qui dietro, cioè questo stadio che in realtà è una gigantesca pista di pattinaggio sul ghiaccio. È dagli anni 50 che è stata costruita questa pista di pattinaggio, ghiaccio naturale, e la caratteristica è che qui l'aria è molto fine, perché siamo a 1700 metri, siamo saliti di più di 1000 metri rispetto al centro di Almaty, e qui si veniva a pattinare già in epoca sovietica. Infatti era il centro più importante per il pattinaggio ad alta velocità. 4 dice leggendaria Medeu, il cuore degli sport invernali in Kazakistan. Purtroppo, o per fortuna per gli amanti dei cantieri, tutto in ristrutturazione. Quindi stanno lavorando alla ristrutturazione di questo enorme stadio degli anni 50. Qua sotto c'è una cosa interessantissima, e cioè hanno creato, a partire da un barile, anche le sedie. Sedia e tavolino, che poi alla fine è il barile che è stato modificato in questo modo fantastico, è geniale. Siamo saliti un pochino ragazzi, da qua a fare l'Umarella è fantastico, perché vedi tutto quello che sta succedendo. Stanno rifacendo totalmente tutto quanto, la pista di pattinaggio è stata spianata, tutti gli spalti sono in rifacimento, c'è un vecchissimo tabellone là in fondo. Comunque ecco, questo stadio in realtà è uno stadio storico, ci sono un sacco di cose interessanti che sono legate a questo posto, e infatti arriva il momento
Mangiala! Questo stadio in realtà nasce nel 1951, ma per un'esigenza ben specifica, che era quella di battere gli atleti europei in velocità sul ghiaccio. Gli allenamenti infatti negli anni 20 e 30 del 1900 venivano fatti in Siberia, perché lì c'erano temperature molto basse e il ghiaccio durava più a lungo. Però cosa si erano accorti nell'Unione Sovietica? Che gli atleti che venivano da Almaty erano più veloci rispetto agli altri atleti quando arrivavano in Siberia, e allora chiesero il motivo e loro dissero che il ghiaccio qui era più veloce. Allora cosa fecero? Mandarono degli esperti per venire a controllare la zona e si accorsero presto che questa zona, 1700 metri, aveva delle qualità importanti. Qui prima di tutto il ghiaccio era fatto con acqua naturale che scorreva proprio qui. La temperatura, sempre più o meno costante, permetteva appunto di mantenere il ghiaccio per un lungo periodo, e il fatto che si trovasse a 1700 metri faceva sì che l'aria fosse più fine e quindi i pattinatori andavano più veloci. E allora decisero di costruire appunto questo stadio. Ci misero 2 anni per costruirlo e venne poi chiamato la fabbrica dei record, perché appena costruito, già all'inaugurazione, vennero battuti 2 record mondiali, e nel corso della storia sono stati centinaia i record mondiali che sono stati battuti proprio qui. Ci sono un sacco di persone che vengono dalla città a farsi una passeggiata esattamente come stiamo facendo noi, e invece da questo lato c'è questo bacino d'acqua turchese bellissima, che però serve ad alimentare la pista di pattinaggio dello stadio. Proprio qui dietro c'è uno scoiattolino, eccolo qui. Guardate com'è brunastro il suo colore, più chiaro rispetto al solito, una bella coda folta. Ci tocca la scalinata, ragazzi, 850 gradini per arrivare fino là sopra. Però questa non è una scalinata normale, si chiama scalinata della salute innanzitutto, che il nome già dice tutto, quindi va bene così. Ma in realtà stiamo scalando una vera e propria diga. Questa è una nostra dote, riusciamo sempre a trovare la primavera. Ce ne eravamo andati dall'Italia con la primavera tutta fatta lì, con l'allergia al seguito. Ma che sofferenza anche lì. Arriviamo qui, ricominciamo. Appena siamo saliti sopra la città abbiamo iniziato a starnutire. Perché qua ancora sta fiorendo bene, visto che siamo un po' in alto. Wow, credo che siamo a metà ancora, però vabbè, già. Devo dire che le pizze che abbiamo mangiato in Italia si fanno sentire. Eravamo così degli stambecchi in Sud America. Ma sai una cosa, io mi sentivo, quando siamo tornati in Italia, cominciavo un po' a fare qualche camminatina veloce lì intorno, dicevo, wow, però, cioè, le gambe funzionano, Cioè, rispetto a tipo al precedente, come ero prima in Italia, siamo tornati adesso in Italia, e dico, le gambe vanno, dopo tutto sto Sud America, stanno andando alla grande. Invece adesso no. Troppe pizze ci sono state in mezzo. Troppe pizze in mezzo. Granite, gelati. Ma tra l'altro io si vanno a sentire. Io a casa ho comprato, no, questo è interessante, sì. Ho comprato il forno della pizza, quello che Ariete, che arriva a 400, quello che arriva a 400 gradi. Siamo fatti tante di quelle pizze, proprio non ce la facevo più io, ragazzi. Un giorno eravamo, oggi facciamo la pizza. Io ce la facevo. No, basta. Io sì. Pensavamo che a questa altezza ci fosse l'arrivo, e invece no, si va avanti, ci sono altre scale da questo lato, ma ci siamo quasi, dai. Comunque ci sono queste strutture che sono interessanti, devo dire, con queste forme a V, non so che cosa vogliano dire, però si può... Brutalissimo anche qua, si può salire sulle scaline bianche e dare un occhio. Ci sono delle terrazze, sono tipo delle terrazze tutte collegate l'una all'altra, e c'è la vista su tutto il panorama e anche su quella nuvola viola che sta arrivando là all'orizzonte. Qua è tutto un po' abbandonato, ci sono dei negozietti qua sotto anche abbandonati proprio lì sotto, però godiamoci questa vita un secondo, questa vita anche un secondo. Da qua si vede tutta la scala che abbiamo percorso fino adesso, là sotto c'è la struttura appunto della pista di pattinaggio, e poi c'è una cabinovia che ti porta alle piste da sci che ci sono proprio qui sopra. Questi sono i chioschetti anni 50 abbandonati, ma in realtà mi sa che qua dentro ci abita qualcuno. Perché lì c'è qualcosa lì appoggiato e anche un materassino per terra. Sembrava facile la scala, e invece si fa sentire bella ripida. Perché da sotto non ne vedi un gran bel pezzo e pensi che sia alla fine, vabbè sì, si può fare. In realtà ci vuole un po' di tempo.
Arrivati in alto, ragazzi, stiamo camminando adesso proprio sopra la diga. C'è questa strada che passa qui sopra e da questo lato si apre tutta la vista. Di qua c'è la vallata che si crea tra queste montagne alte e tutte ricoperte di vegetazione in questa stagione, quindi tutto bello verde qui attorno, e passa sopra di noi il teleferico, quindi le cabine ci passano proprio sopra. Interessante. E dobbiamo poi immaginarci tutto questo completamente bianco, perché per 3/4 dell'anno qua la neve è ovunque. Hai visto gli stambecchi, Angela? Gli stambecchi no, non li vedo. Gli orsi? Neanche, per I fortuna. cavalli selvaggi? Si vede tutto benissimo, ma che bello, guarda, puoi vedere fino all'orizzonte, si Ma vede la vedete anche neve noi. sullo sfondo, ma si vede dalla telecamera? Proviamo. Guarda, leggermente, leggermente. Da qui si vede ancora meglio la diga, lì c'è quel muro di pietra dove stavamo camminando poco fa, e questa diga ha una particolarità, perché non l'hanno costruita per produrre energia con l'acqua, ma l'hanno costruita per salvare la città di Almaty. Infatti nel 1921 ci fu una frana che portò moltissima acqua e fango da queste montagne verso la città, distruggendone buona parte. Per evitare che succedesse di nuovo, nel periodo sovietico hanno deciso di costruire qui una diga che fermasse appunto l'avanzata dell'eventuale fiume di fango che sarebbe arrivato dalle montagne, e ha funzionato perché la diga è stata costruita nel 1972. Per costruirla hanno utilizzato delle cariche esplosive, era una tecnica molto avanzata per l'epoca in cui l'hanno fatto. Costruendo questa diga, l'anno dopo la città si è salvata da una violenta frana che aveva appunto interessato tutta questa zona. Milioni di metri cubi di acqua, fango, rocce si riversarono in tutto questo bacino qui sotto, e la diga fece il suo effetto perché fermò tutta questa colata ed evitò che arrivasse appunto alla città. Вот это уже горельник по речке. Это горельник. Вы вот горельник, а по Кате идите вот так по дороге прям. Ага. Gorelnik. Он везде горельник. Он начинается отсюда Da là anche. и туда горельник. Это. Ah, dall'altro lato. Ага. Ok. Это уже горельник. Ah, ok. Ага. Ok. Ragazzi, come sempre abbiamo fatto il nostro che vuol No, dire signora, non stiamo capendo assolutamente niente. molto carina. La signora ci ha dato qualche indicazione sicuramente. Sì. Probabilmente ci ha detto che c'è un giro che si può fare ad Anello anche dall'altra parte. Solo che, come vedete, di fronte a noi è arrivata la pioggia, perché lì evidentemente sta proprio piovendo. Quindi mi sa che ce la becchiamo. Vabbè, adesso vediamo. Comunque facciamo prima questa strada che è semplice, vedete, bella asfaltata, dritta e tranquilla. Sì. E andiamo verso Gorelnik. cose belle. Cose Sì, belle, esatto. cose belle. Il sentiero adesso in questo punto passa proprio sulla strada principale, quindi si continua a camminare anche sull'asfalto. Ha iniziato a piovere, ha decisamente iniziato a piovere. Ai. Abbiamo un ombrellino, io mi sono già messa la giacca, è tutto bagnata la telecamera. Aspetta che l'asciugo un attimo. Di brutto così, da un momento all'altro è arrivata la pioggia. C'è una bellissima passerella in legno che passa proprio accanto alla strada principale e permette di addentrarsi maggiormente all'interno della vallata. Quindi stiamo continuando nonostante la pioggia con il nostro ombrellino, i nostri kiwi. Andiamo avanti. Devo dire che in tanti non sono attrezzati, si stanno facendo la doccia in pratica. Completamente. Abbiamo trovato questa terrazza con gli ombrelloni che in realtà sono di un ristorante lì dietro, ci siamo fermati un attimo. Stavamo controllando il nostro equipaggiamento perché le scarpe ovviamente non sono impermeabili, stavamo vedendo com'è il risultato. Io tiro fuori questo piede. Guarda lì. È tutto nero, non so se vi ricordate, mi si erano rotte le scarpe e allora il signore in Bolivia me l'aveva ricucita mettendo una pezza dentro proprio di pelle, solo che l'ha messa nera, per cui tutte le volte che piove si bagnano un po' le scarpe, mi rimane tutto il nero sui calzini, che però devo dire che funziona perché questo calzino mi si è bagnato solo fino a qua, l'altro invece è un po' più bagnato. Vedi? La pezza funziona comunque. Dai, che comunque siamo attrezzati per mangiare. Abbiamo preso questi arrotolati, detti anche burek in altri paesi. Non abbiamo ben capito come si chiami qua, ma bene o male il concetto è quello, con le verdure. È buono. È di ieri sera.
Sì, abbiamo tenuto in frigorifero, per cui dovrebbe essere ancora buono. Buono. Il tempo di mangiarsi un burrechino è anche smesso di piovere e adesso passiamo su questo ponte, così subito dopo mangiato. Allora, non facciamolo muovere troppo, se no non è bello. Però si muove già da solo, devo Oddio, hai visto giù, Angela? Mi sto guardando. Hai guardato giù? No, guarda di là invece. È tutto bucato. Sì, ma guarda di là. Ah, No, tipo terme così, ma sono aperte dalla strada, guarda, parcheggi, vai, ti tuffi, te ne vai. bellissimo. Bellissimo, pensa d'inverno quando fa freddo, qua è perfetto. E anche adesso però devo dire che la temperatura è scesa di brutto. Sì, dopo la pioggia sì. Comunque ecco, non farei, fossi in Maria, io non la farei questa, Angi, te lo dico, Ti giro un po' la testa, perché se guardi tutte queste grate, no? Ti fa sì, perdere un po' l'equilibrio. si vede un po' troppo secondo me. L'alternativa è l'altro ponte, che non è... Non è un ponte isolante, quello, però Angela. passa un tubo di sopra. È un tubo. Adesso ho capito perché c'è poca gente alle terme, perché comunque l'acqua non è molto calda, è proprio tiepidina, anzi tiepida fresca devo dire, infatti non c'è nessuno dentro e nessuno che si butta. Vabbè, niente, è comunque bello, l'idea è bella, però secondo me questa temperatura dell'acqua quando ci sono meno 20 gradi allora Mi sembra forse bollente, cambia forse te la godi qualcosa. diversamente, sì. Qui in Kazakistan, ragazzi, la questione macchine elettriche è potente. Sarà anche la vicinanza con la Cina, ma ci sono un sacco di queste macchine che non fanno alcun rumore, te le vedi sfrecciare, vanno di brutto e sono marche tipo quelle dei telefoni, ma versione... lasciamo macchina. Il che è strano perché comunque la benzina non costa tanto, siamo sui 350 più o meno. Sono 50 centesimi al litro, sì, 60 centesimi, quindi comunque poco, però comunque la macchina elettrica ce l'hanno in tanti. E queste macchine, non le macchinette piccole, queste macchinone così. E noi abbiamo il cellulare della Xiaomi, Stavo pensando. Qui invece c'è anche la macchina. C'è anche la macchina. Guarda che c'è qua, guarda che c'è qua. Un topolino biondo. Come si mimetizza dello stesso colore del legno? Un scoiattolino. È tutto rosso. Siamo in un momento importante di posizionamento di uno di questi prefabbricati. Guarda qua che roba, la stanno tirando giù piano piano. Questo è il momento in cui si fanno i danni, Siamo qua tutti quanti a guardare, però ci sono anche i lavoratori, oltre alle persone così come noi che fanno gli umarell. No, non siamo soli, dai. Va che è sceso, ci siamo, l'hanno quasi appoggiato. E che si devono coordinare in due, deve scendere dritto dritto. Ci siamo quasi, posizionato. La signora desiste. Va bene, desistiamo anche noi. Nuovo messaggio appena ricevuto in questo esatto momento dalla polizia kazaka. Attenzione, non lasciare i bambini incustoditi vicino a finestre aperte. Installare serrature di sicurezza alle finestre. Basta, in doppia lingua, sia russo che kazako. E per fortuna abbiamo il suo traduttore che funziona benissimo. E insomma, attenzione perché... Sì, ormai la polizia tutti i giorni ci scrivono tantissimo. Ne butta una. Quante sono? Ne ho contati 836, ma mi sa che ne ho lasciato qualcuno perché in teoria sono 842. Quindi qualcuno me lo sono perso nella discesa. Ora capisco perché. Dopo tutti sti scalini a scendere, le gambe sono stanchissime. C'era tanta gente quando siamo arrivati, cioè all'andata, noi stavamo salendo, la gente scendeva e scendeva al contrario così. E in effetti adesso capisco perché dopo un po' ti fanno talmente male le gambe in un senso che adesso che bisogna scendere non c'è più la forza per, diciamo, frenarsi mentre scendi. Non è molto meglio? Sì, molto più facile. Vedi? Ti senti più leggero. Sì, le gambe sono andate dopo tutti questi scalini.
Siamo tornati in città e si sente la differenza di temperatura, anche se è solo una mezz'oretta di viaggio scarsa. Ci siamo anche addormentati sull'autobus, siamo crollati, prima io poi Paolo. Si taglia col coltello l'AFA. Senti che roba. A proposito di coltello, dobbiamo sistemare un paio di cose e quindi dobbiamo fare un giro adesso in città. Ci sono cose e poi spieghiamo tutto verso la fine. Vicino al nostro ostello abbiamo visto questa macchinetta che ci ha incuriosito tutti i giorni che l'abbiamo vista, un po' retro con queste pin-up sui lati. È partita la traduzione di Paolo. Acqua gassata, Ok. credo siano bibite gassate. Qua c'è scritto un gusto familiare fin dall'infanzia. Quindi deve essere una cosa legata all'infanzia, al passato, bello, no? anni 50, mi piace molto, bisogna assaggiare ragazzi. Allora, qua c'è scritto burattino, cioè Pinocchio, questo è Pinocchio, Sì. qui questo è un gusto. Poi c'è il Tarun Mojito, questa è l'arancia e l'acqua normale frizzante. Quindi io direi che proviamo cosa, Angela? Pinocchio, ovviamente, Pinocchio? c'è la bibita Proviamo Pinocchio. Pinocchio. Costa 300, che sono 60 centesimi circa. Bellissimo, bellissimo. Proviamo, magari si blocca tutto. 50, 50, 50. Li ha presi tutti, 50 e 100. È fatta. Burattino. Vai. Burattino, in russo. Ecco, Cioè, il diciamo. bicchiere è arrivato. Kazako. Ecco, questa è la soda. È uscita tutta. Sempre bello assaggiare sapori di un'infanzia che non ho mai vissuto. Mai Esatto. vissuto. Comunque ragazzi, sa di vaniglia. È piccolo il bicchiere però, me l'aspettavo più grande. No, non berla tutta, ne voglio un po' anch'io. È buona? Ma è sempre quel sapore strano che non sai mai Quello che effettivamente sa un po' descrivere. di cicca. Sa di Big Bubble, sempre quella roba lì. Sempre quel Assaggia, sapore lì, Angela. assaggio anch'io. È poco frizzante, mi sa che si è sfrizzata la macchinetta. È vero. Non so cosa c'entra Si è sfrizzata. Pinocchio. Però vabbè, gli hanno dato questo nome. Tra l'altro Burattino in realtà è il nome che ha dato Tolstoi quando ha trasposto la storia di Pinocchio in russo. Quindi ha cambiato un po' anche la storia, perché non gli cresce il naso per le bugie, è una storia un po' diversa. Però l'ha chiamata Burattino invece di Pinocchio. E la bibita ha preso questo nome, stranamente. Comunque mi rendo conto che questo viaggio in Kazakistan sta diventando una rubrica bibite che non dovresti mai provare. Negozio di sport proprio in centro Dalmati, bello grande devo dire, perché alla fine in fondo c'è anche un altro piano e noi siamo però fermati proprio all'ingresso perché c'è tutta la zona del campeggio. Poca roba ma buona devo dire, e infatti noi stavamo cercando qualcosa che ci manca per diciamo la prossima fase. Eccola qua, questa roba qua, il materassino. Il materassino ci manca perché abbiamo portato tutto, abbiamo una tenda, stacchi a pelo eccetera eccetera, ma ci manca proprio questo e abbiamo pensato a qualcosa che fosse poco ingombrante, leggero e anche economico, perché non vogliamo spendere una grande cifra. Perché in Giappone avevamo dei materassini gonfiabili, ma era stato un disastro. No, dei materassini sgonfiabili. Sgonfiabili, che si perché ne abbiamo sgonfiavano sempre. cambiati 3 volte, tipo, ne abbiamo cambiati perché eravamo sempre nella garanzia, perché si sgonfiavano tutti. Continuamente, E mamma alla fine mia. li abbiamo anche buttati, cioè più le volte che abbiamo dormito per terra col materassino sgonfio che non quello su un materassino bello comodo. Quindi stavolta abbiamo optato per questo, che sicuramente non si sgonfia, è forse un po' meno comodo rispetto a un materasso Sicuramente gonfiabile, meno comodo. però è anche leggero, devo dire, quindi occupa un pochino di spazio ma è leggero. E in pratica bisogna considerare il tipo di esperienza che vogliamo andare a fare e se vale la pena effettivamente poi investire tipo 40-50 euro su un singolo materassino, quindi per due, per un materassino che non si sgonfi o comunque Sì, sia di una resistente, qualità buona. di ottima qualità, Sì. insomma secondo noi in questo momento non vale assolutamente la Per pena quello di che fare. vogliamo fare noi va benissimo, Ecco. anche uno così. Questo Quindi qua via. è leggerissimo, non è neanche tanto largo, 50 cm, ma mettendone due No, vicino. è incredibile ragazzi, pesa quanto un etto di prosciutto. Adesso Cioè un forse etto. leggermente di più, però sì. No, non pesa niente, è ottimo. Ovviamente ragazzi Paolo non ce l'ha fatta resistere, ha visto la pizza qui, ha voluto subito assaggiarla. Ok. Con 80 centesimi un trancio di pizza, adesso lo assaggiamo. Assaggiamola in diretta ragazzi. Allora questo qua sembra quello bello compatto, come dice, Panoso. bello, Un po' più alto diciamo. Vado Vai. subito. Dolce ketchup? Immaginavo. Errore. Già che eravamo al mercato ragazzi siamo venuti a comprare un po' di frutta e verdura.
Andiamo qua, abbiamo preso delle carote, adesso ci prendiamo delle albicocche qua, tutte belle qui in fila, tutte belle rosse, poi ci sono le pesche, ciliegie, un sacco di ciliegie in questo periodo. Che bella la frutta profumatissima. Questa parte in realtà è fuori dal mercato e devo dire che qua i prezzi sono ancora più bassi, già erano bassi all'interno, qua probabilmente sono in certi casi la metà, in altri casi molto simili. Dentro il mercato invece nei negozietti ci siamo presi anche le uova, quindi 4 uovette per stasera. Sono belle fresche, sono belle fresche. Già che c'eravamo siamo tornati anche al forno dove ci siamo fermati l'altro giorno a parlare con il signore. È caldo! Madonna, guarda che bello che è, fa vedere. Senti Andrea. Profumino che ha, madonna, è bollente, non caldo, caldissimo. Guarda qua. Assaggino? Bello morbido, appena fatto. Dura. Questi giorni negli ostelli ci sono serviti un sacco, specialmente ad Astana e anche qua, per un attimo cominciare a capire e organizzarci sul come visitare questi enormi paesi. Parliamo di Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagik, tutti quelli che finiscono con stan. E in pratica abbiamo capito che non è semplicissimo, soprattutto se sei a piedi. La questione appunto è quella dei mezzi pubblici che non ci sono sempre, alcuni posti sono remoti, sono difficili da raggiungere, eccetera eccetera eccetera. Noi eravamo già partiti con l'idea della tenda, comunque avere almeno la tenda ma anche come supporto, no? Quel giorno che ti trovi nella steppa e non sai dove metterti, abbiamo la tenda e siamo tranquilli. Poi il piano B che ti salva sempre nel caso tu non trovassi qualcosa per dormire. Perché comunque già l'idea che questa parte fosse desolata ce l'avevamo. Poi parlando con altri viaggiatori è venuto ancora di più fuori questo concetto, cioè quanto sia complicato da un lato ma in realtà semplice dall'altro spostarsi se lo fai in un determinato modo, però per cui non dobbiamo più pensare di metterci lì, aspettare l'autobus, cerca il treno, No, si può fare anche quello, ma non sempre, perché appunto i posti sono veramente difficili da raggiungere e remoti. E quindi ragazzi, torna un grande classicone. Classicone ragazzi, si va in autostop con tutti gli stand a disposizione sulla via della seta. Guarda come si inginocchia questa pasta. Sì ragazzi, l'autostop tra l'altro è un metodo molto utilizzato anche dalle persone del posto, non essendoci mezzi pubblici è molto diffuso fare autostop in tutta questa zona, quindi lo proveremo anche noi. Sappiamo già che è un po' diverso rispetto ad altri paesi dove magari qua si aspettano anche che paghi qualcosa. Vedremo strada facendo. Per ora abbiamo solo storie di altri viaggiatori, ma le vivremo anche noi in prima persona. E appunto quando lasceremo Astana, stavo dicendo, quando lasceremo Almaty, perché già da qui fuori finisce tutto in pratica. Questo è il grande centro principale in questa zona. Poi subito dopo qua si parte in pratica veramente il nulla. E chiaramente nel nostro cuore c'è l'esperienza che abbiamo fatto in Iran. E quindi in fondo speriamo di fare qualcosa che sia simile a quello o comunque avventuroso, figo, con le persone. Sicuramente fare autostop ti mette in gioco anche dal punto di vista proprio del parlare con le persone, stare con le persone, conoscere anche la cultura del paese da quel punto di vista, quindi non vediamo assolutamente l'ora di provarlo. Siamo gasatissimi, quindi adesso abbiamo ancora qualche giornettino qua un attimo per anche riprenderci e poi pronti, energia massima e si parte con l'autostop. Quindi ragazzi, per non perdervi questa super avventura che sta per iniziare, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, come andrà secondo voi. E ragazzi, ci vediamo anche su Patreon, vi lasciamo il link qui sotto per far parte di questa fantastica famiglia che è Patreon. Lì ci sono tutti gli aggiornamenti in diretta. Quindi ragazzi,